mi chiamo Elena Golovko, sono qua dal 93. Io mi chiamo Marco Vasile Claudio. Buongiorno, io mi chiamo Marco Elena Genoveva. Io sono qui da 12 anni a Floridia e da 14 anni in Italia. Io vengo dall'Albania. Sono nato 15 luglio del 64. Sono entrato in Italia ad agosto del 91. Il motivo che sono venuto qua in Italia era perché c'era il sistema comunismo e il sistema comunismo si sa che danno ha portato in tutto il mondo, diciamo, chi l'ha avuto questo sistema. Abbiamo lasciato la Romania più che altro per il motivo materiale, questo è il primo motivo perché abbiamo lasciato, perché lì la vita, diciamo, è abbastanza difficile. Siamo venuti qui per trovare un'altra vita, per trovare una vita migliore e alla fine l'abbiamo trovato. All'inizio fu traumatica perché 16 anni e lasciare il proprio paese con amici, la tua lingua, la tua cultura è stato molto difficile. Man mano, poco a poco, ho iniziato ad abituarmi agli usi, costumi, anche perché ho pensato che se non imparavo ad amare questo paese dove dovevo stare per forza, visto che i genitori mi ci hanno portato, sarebbe stata una cosa brutta. La parola essere immigrante è uguale alla parola a fare dei sacrifici. Qua ho capito una cosa solo, perché qua di comportarti bene ti trovi bene. Qua non mi è mancato mai né lavoro, né amici, né ospitalità, ma nessuna cosa. Ho avuto un sostegno meglio dire che fosse in Albania. Comunque il mio cuore resterà qua sicuramente perché i miei figli fanno la scuola qui prima di tutto, si faranno fidanzati qui, questo è matematico, sicuramente si sposeranno qui e perciò il mio cuore, metà del mio cuore resterà qui a Floridia. Ma penso che la Sicilia non la cambierei con niente, con nessun altro paese, questa è la verità, perché soffro mal d'isola, ecco. Una volta toccato l'isola penso che non si può non amarla. Io qua ho 26 anni che vivo qua. 27 ero in Albania e 26 che sono qua. E la vita mia è separata, metà lì e metà qua. Metà del mio cuore resterà qua. La Sicilia non la cambierei con niente. Qui mi trovo meglio che in Albania. Beati loro. Lo stesso vorrei dire io attraversando questa piazza vuota dove mi sento un estraneo in patria. A volte mi chiedo, ha ancora senso nell'era della globalizzazione sentirsi parte integrante di una comunità? Credo per esperienza che i veri floridiani sono quelli che hanno lasciato a malincuore il paese anni fa per farsi un futuro migliore. Quasi tutti quelli della mia generazione hanno parenti sparsi per il mondo. Mio padre ha trascorso gran parte della sua giovinezza a Melbourne, in Australia, per poi tornare e crearsi una famiglia. 5 tra fratelli e sorelle di mia madre vivono e hanno fatto fortuna negli Stati Uniti, nelle parti del Connecticut, sparsi tra Hartford e dintorni. E ho scoperto che c'è un paese, l'Ules, in Argentina, dove l'80% della popolazione è di origine floridiana. Basta sfogliare il loro elenco telefonico per trovare cognomi come Giuliano, Romano, Bazzano, Basile, Veneziano, Ierna, Formica. Loro sì che portano Floridia nel cuore, perché più una cosa ti manca e più la senti. Ecco perché quando posso prendo un aereo e vado negli States. Oggi è una bella giornata, come potete vedere, e quindi ora osserviamo dall'esterno il posto in cui io sto soggiornando in questa splendida vacanza americana.
questa è mia zia Carmela che lascia a casa... 11 novembre del 1996 stiamo andando dalla zia Annuccia perché sta impastando le zippole. Quindi ce le fa? Metti da parte invece. La denuncia stava a dire qualcosa che io ho detto no, non è vero. Diceva che tu non volevi più ritornare in Italia. E io ho detto non è vero, che tu, per quanto ti piace qui l'America, però vuoi ritornare in Italia. Lo faccio da diversi anni ormai ed è stato così che mi sono cucito addosso il termine il turista emigrante. Ma ci fu una volta che andai in primavera, una magica primavera, dove scoprì mondi e persone che non scorderò mai. Stiamo celebrando la festa di San Giuseppe che è stato ieri, ma questa giornata è più opportuna perché venerdì facciamo oggi. E quindi che cosa abbiamo organizzato? Abbiamo organizzato un po' di cibo al nostro tipo, siciliano, la minestra, un po' di peperoni arrostiti, le olive e carne arrostita. Ciao, ci gioco magari. Tante salute a tutti i cittadini, non scelta. Presentazioni varie, di cui si figlie, acquapatteni, ma non dovevo dire i cognomi dei miei genitori, ma le loro ingiurie. E poi partivano i loro racconti, descrivendo topograficamente una Floridia che non esiste più, ma viva e intatta nei loro ricordi, come quella folgorante foto in bianco e nero intitolata Il Grande Floridia, stagione 65-66, che ritraeva 11 giocatori di calcio della classica posa di formazione. Da qui partì una scintilla. Avevo una storia da raccontare, dove il mio paese era grande, il mio paese era Te Big Ciuridia. Per iniziare le mie ricerche, chi più di un libro ti può far da ponte con il passato? Lo sport era molto sentito a Floridia. Sapevo della passione per il ciclismo.
ma furono le pagine sul Floridia Calcio ad aprirmi un mondo. Scoprire che tra il 67 e il 71 la squadra del tuo paese riuscì a salire e a rimanere in Serie D per 4 anni ha del miracoloso. La mia storia aveva avuto il suo inizio e per completarla avevo bisogno di conoscere e sentire i protagonisti che in quel periodo l'avevano vissuto. Viaggiai tanto nel farlo, in giro per la Sicilia. Il treno retro e lo splendide nord. Fino a Nord Italia, da Udine a Milano. Accenti diversi, ma tutti uniti da uno stesso magico ricordo. 50 anni che non ci vediamo, 50. E la prima cosa che chiesi ad ognuno di loro è parlarmi del vero simbolo di questa storia. È il cico Washington Cacciavillani. Washington Cacciavillani nacque in Uruguay a Salto. Stessa cittadina che diede i natali ad altri grandi calciatori come Edison Cavani e grande Luis Suarez, che fece la fortuna della grande Inter di Herrera. Lo stesso non si poté dire di Cacciavillani, anche lui approdò all'Inter nel 1955. Fu il mitico avvocato Prisco, in quel periodo consigliere dell'Inter, a prenderlo all'aeroporto e di lui disse: doveva essere il nuovo Schiaffino con un po' di classe ma con molto più fiato. Probabilmente ci fu un equivoco. Infatti con l'Inter disputerà solo una partita, poi la Pro Patria, Ravenna, Caserta e Siracusa fino al 65, per poi approdare a Floridia. Si concordò con Cacciavillani la somma di 750.000 lire. Siamo andati a Siracusa e a Corseggiolone, la sede. Non mi sfuggì uno sguardo del presidente verso Cacciavillani, il quale le disse: l'assegno personale da far fermare la dottora Rizza. Quindi 750, noi abbiamo fatto, ho firmato io di tasca mia 10 cambiali, scadenze ognuna mensile di 750.000 lire. Lui, giocando in Serie A, aveva l'esperienza, quello che lui faceva in Serie A, lui ha portato in promozione e poi in quarta serie. Capiva di calcio e noi attraverso i suoi allenamenti, perché seguivamo gli allenamenti, studiavamo la mattina e il pomeriggio o campo sportivo. È una cosa ossessiva. Che cos'era uno schema? Non esisteva l'idea di schema. Abbiamo cominciato a capire uno schema con Cacciavillani, quindi riuscì a elevare anche la cultura calcistica a Floridia. E seriamente, con grande abnegazione, allenava questi ragazzi sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tattico, perché preparava le partite in base all'avversario che andava ad affrontare. Era fantastico anche quando gridava, la gente che veniva allo stadio perché voleva sentirlo. No, era sanguigno, lui gli piace la gente combattente, la gente che non si nasconde, la gente che ci mette il cuore. Lui era un agonista, lui era un combattente, lui era una furia in campo, era un impegno massimo. Guardava poco la tecnica, guardava il sonno. E c'era la clausola che poteva fare allenatore e giocatore. Allora, siccome lui era un tipo molto vivace, dice: io non posso stare seduto lì a guardare loro che giocano, no?
E allora per 1 o 3 anni a Floridia ha fatto allenatore e giocatore. Il giocatore-allenatore, credo il sogno di ogni calciatore. Il personaggio diventa leggenda. Quando facevamo la preparazione, ci alzavamo alle 4 del mattino. Andavamo al campo, la preparazione però, prima del campionato. Agosto, primi di agosto. Prima di mattina? Sì, No, 4 no. 4 e mezzo, e andavamo al campo. Per loro erano duri, ma per me gli allenamenti erano, difatti io non li vedevo come allenamento perché ero abituato a correre 60 giri, 70 giri, 80 giri di campo, non mi facevano impressione. Invece questi qui ne facevano 4 e si lasciavano andare. Partimmo dallo stadio e andammo fino a sopra il monte, fino a proprio sopra. Mi ricordo che io e Cerizia arrivammo i primi, perché Cerizia faceva sempre lo esperto. Allora io, per non essere divino a lui, sceglievo dietro per dietro e arrivammo insieme. Dopo che arrivavamo tutti, arrivò Beppe Forte, vedi? Ah, un mondo sottile, Barbone c'era forte, Barbone è forte. Forte, così. Floridia, come sei bella da quassù, ma solo se faccio ricorso alla memoria, solo così riesco a sentirmi legato a te. C'era fermento, c'era ancora molta solidarietà, no, fra le persone. Si frequentavano, si ritrovavano. Il posto più importante erano i balateggi. Era diventata la strada che i floridiani utilizzavano per le passeggiate. Erano dei divertimenti semplici. Quel poco ci bastava, una passeggiata in piazza ed era tutto. E lì avvenivano i nostri primi innamoramenti. Dei segni, o certe volte con un sorriso o con uno sguardo più insistente, voleva significare un eventuale incontro. E c'era quel rispetto tra la ragazza e il ragazzo. Prima ho voluto capire dove andavo a finire. Allora ho preso un'enciclopedia e sono andato a leggere Floridia, provincia di Siracusa, grosso centro agricolo del siracusano, perciò ho preso il treno Milano-Siracusa con la mia valigetta e sono sceso a Siracusa. Pensavo 10 ore di treno, 7 ore di treno. Sono andato sul treno e ho detto, ma quando arrivo sto qua? Mi fa, c'è 20 ore di treno. Come 20 ore? Sono arrivato a Siracusa, vedo un signore in fondo là a 300 metri come c'è il professor Misseri. Turri, che sogno! Arrivando a Floridia, il pullman mi ha lasciato vicino al portale della chiesa madre. Manco a farla apposta quel giorno che pioveva che Dio solo lo sapeva quant'acqua faceva. Pensa che ero talmente deluso che me ne volevo tornare indietro. Mi sono trovato davanti, in fondo a sto viale, che prima c'era il viale che si entrava dentro.
e tutte queste casette bianche piccoline con un cartello, mi sembrava essere in Messico. Ho detto, ma che i film dei tempi del Messico? Ho detto, ma no, è impossibile. No, qui domani parto, torno indietro. Un paese molto tranquillo, molto educato, pulizia per le strade, ogni donna di casa puliva il suo pezzo davanti a casa. Anche questa bella storia di vedere i carretti fuori dalle case e non vedere gli animali. A un certo punto ho visto che gli animali li portavano in casa. La domenica mattina cominciava il tifo verso mezzogiorno. Quando ci apprestavamo a pranzare ci davamo appuntamento per il dopo pranzo perché arrivassimo per primi a pigliarci i migliori posti. In tenuta sportiva, allora i colori sociali erano il verde, cacciavellani in testa e tutti i giocatori elegantemente vestiti si mettevano ai 4 cantonieri di Sant'Anna, che era il cuore della città, dove c'era il ballo giudice, e passavano strette di mano a destra, strette di mano a sinistra. Oh, ti raccomando che fare un gol, oh, grido che ti fa fare un gol. Insomma, c'era questo entusiasmo, questa partecipazione da parte delle persone che evidentemente, insomma, era frutto di una politica saggia che coinvolgeva tutta la città. Essere un tifoso del Floridia abbiamo un significato. Quando eravamo in piazza ci salutiavamo con i giocatori, con tutte. Per me era una squadra, come una squadra di Serie A. Cominciava la partita, era un coro unanime. Floridia, Floridia. In quel periodo andava tutto bene. Quando una squadra va bene e seguita, ogni partita era piena, lo stadio era pieno, c'erano i palazzi pieni di gente. La prima volta mi sono presentato a Floridia, il primo allenamento, 800 persone là sulle gradinate là, e c'era Santuccio, mi diceva fai gol, mi diceva fai gol che si entusiasma. Cioè, sono cose che ti rimangono. Rispondeva e ti acclamava e ti invogliava. Infatti io, diciamo, da quell'anno che sono andato a Floridia poi sono diventato per loro Valemmedano Tinto perché loro mi invogliavano a entrare deciso e quindi sai, un'entrata decisa, allora ti battevano le mani, dico, allora la cosa, diciamo, ti veniva spontanea. Noi abbiamo sfiorato la Serie C. La Serie C significa campionato nazionale. La Serie C significava essere conosciuti fino alle porte di Roma. Addirittura nel 70, mi ricordo nel 70 quando a Natale io sono sceso che abbiamo giocato con l'Enna, eravamo un punto dall'Enna, potevamo anche passare in testa, io mi ricordo questa. È stato un momento. C'è stato un momento che abbiamo fatto 0-0 che l'Enna poi ha vinto il campionato, sì, mi sembra. Chissà quante partite memorabili sono state disputate in questo stadio. Ma credo che quelle più sentite siano state i derby con il Siracusa. Un piccolo paesino contro il capoluogo, quando Davide sfidava Golia. Nella storia era impossibile che il Floridia potesse giocare col Siracusa. Però si è verificato perché il Siracusa quell'anno scese dalla Serie C, il Floridia vinse il campionato e quindi si verificò questo incrocio che era, diciamo,
era quasi impossibile. Le macchine che venivano da Siracusa, c'era una fila di 12 chilometri. Dico 12 chilometri. Col Siracusa minimo c'erano 3.000 persone, perciò è una cosa impossibile per un campo come Floridia. Per la cassa è stata una bella cosa, per le casse sociali. Ma è vero che praticamente ogni volta che il Siracusa veniva a Floridia, dato che lo stadio nostro è piccolino, la gente metteva sopra i muri, cioè come no? Saltava, addirittura hanno preso un palo della luce di legno, si sono abbrancicati su questo muro. Poi lo stadio essendo piccolo, un anno sono venuti tutti i siracusani, chiaramente c'è stata un'invasione tipo film nel campo sportivo, quindi prima che sia iniziata la partita ci è voluta molta forza dell'ordine per farci giocare, altrimenti non si poteva giocare perché era tanta gente. Circo Santuccio, noi abbiamo le foto del Floridia, ogni tanto le vedo così e penso, i miei 17 e 18 anni, quando qua c'era l'inverno. E quindi avete vinto il campionato, ti ricordi i festeggiamenti a Floridia? Sì, i festeggiamenti non ce ne sono stati assai, perché già noi 10 domeniche prima già avevamo vinto il campionato, quindi che festeggiamenti ci dovevamo fare? C'è il festeggiamento all'ultima partita che abbiamo giocato in casa, che abbiamo vinto 6-0, 7-0, non ricordo manco io, e c'è stato un festeggiamento con una bandiera verde dei colori del Floridia, e quello c'è stato. Quando siamo saliti c'è stato tanto entusiasmo, sia della gente, sia giustamente anche da parte nostra, perché avevamo fatto tutto un anno di sacrificio. Poi a un certo punto si è saputo che vincendo il campionato si va in America. Allora tutti contenti loro, io ero militare giustamente, io ho parlato col colonnello e quello mi ha detto: ma dove devi andare? Tu in America, tu sei militare, ci va con l'America. Mi ricordo quando l'abbiamo accompagnato all'aeroporto, io, mia mamma, e poi c'erano anche gli altri parenti, no, che accompagnavano come se andassero per sempre. Forse una volta era così, no? Giustamente poi sono partiti dall'aeroporto di Catania a vedere tutti i tuoi compagni che partono in America e tu che avevi fatto, diciamo, un campionato con loro e vinto, e non poter partire, sai che è stato, mi sono messo a piangere, diciamo, dalla rabbia, e loro sono andato a salutare, giustamente sono venuti tutti a salutarmi, non ti preoccupare, non mi preoccupare, che cosa, voi andate là, che poi mi hanno raccontato che si sono divertiti e io. Nel giugno del 67 il Floridia Calcio partì in America, dove la nostra nutrita comunità organizzò per loro una tournée, orgogliosa di ospitarli e metterli a confronto con le rappresentative dell'Est America. Vedere qualcuno dalla tua terra, in particolare il tuo paese, per te è come se si abbracciassi tutto il tuo paese e senti quella lontananza, quella nostalgia che forse le persone che non vanno via dal paese non la sentono. È come se stavi a Floridia, tutti floridiani. Avevamo parenti a New York, parenti nel Connecticut, sono venuti tutti, sono stati sempre presenti tutti. È stato un periodo bellissimo. Erano invitati a casa degli amici, si preparavano cene, pranzi. Si divertivano perché la sera uscivano. Dopo che si finiva la partita andavamo
mangiare o a ballare o a bere, e si sono divertite. Devo dire la verità, ci hanno sempre volute bene, ci hanno sempre rispettato, come ti ho detto, ma anche se fosse arrivato il Milan, la Juventus. Diverse furono le partite che il Floridia disputò negli States, dai professionisti del Boston Tiger alla Giuliana di New York, giocando anche con il Philadelphia. Ma l'incontro che restò nella storia fu il derby con l'Italian American Stars, che in quello stesso anno vinse il campionato dilettanti d'America. Doveva essere una partita di esibizione, una partita che rappresentava Floridia. Doveva essere un amichevole, non ci doveva essere che noi, infatti Cacciavellano è venuto nel spogliatoio e ha detto: ragazzi, questi sono amichevoli, non mi fate male. Il Delium Stadium era pieno. L'arbitro era un floridiano, idolo di Pietro. Io che ho giocato con l'Italia America Star e ho giocato con il Floridia, mi sentivo l'unico in grado di poter essere l'arbitro. Hanno avuto l'occasione di segnare loro, abbiamo avuto segnare noi. Poi mi ricordo che Sel Rizza ha fatto il gol. E l'ho preso di potenza da lontano. È stato un tiro secco proprio nell'angolo e il portiere si è tirato, non l'ha preso, si è alzato e mi è venuto a dare la mano. Le loro si sono abbracciati, è un derby, quindi c'è stato un momento di gioia. In questo momento di gioia poi è incominciato qualche parola che è andata via con qualche altro giocatore, perché e allora Cacciavellano è venuto da noi e ci ha detto: ragazzi, giochiamo a calcio. Significava giochiamo la partita normale come dobbiamo vincere, no? Praticamente. Cacciavillani aveva l'abitudine, quando si trovava nell'area di rigore, di buttarsi a terra. E chi si cala immediatamente reclamava il rigore. Era un rigore che non c'era. Invece poi, nel secondo tempo, c'era il rigore e gliel'ho dato. E allora Cacciavellani ci ha detto queste parole: quello di prima era il rigore, questo qua non era il rigore. Ha preso il pallone e l'ha buttato fuori. Peggio che peggio. La partita si è infuocata. Ed è successo il casino. Si persono tutte le idee di civilizzazione. Poi abbiamo fatto noi il 2-2 e poi dopo all'ultimo abbiamo segnato il 3-2. Quindi le cose poi alla fine si conclusero bene. Ci aspettavano che uscivamo dallo spogliatoio, cioè fotografie. Io devo elogiare i miei connazionali, i fratelli di Alford, perché è commovente veramente il messaggio dell'allora presidente Paolo Privitera, che scrive testualmente: il compito e il significato della vostra tournée non è soltanto sportivo. Voi portate il sentimento più espressivo della nostra terra, quel legame spirituale che ci accomuna sotto gli stessi colori. Riviviamo in voi il passato, la giovinezza, i ricordi sportivi. Grazie per questi attimi di felicità che portate. La vostra impresa resterà scolpita nel cuore come uno degli avvenimenti più lieti della nostra vita. Caro Paolo Privitera, anche se tu sei lassù e io ti raggiungerò sicuramente presto per stringerti la mano, siamo noi che ringraziamo te, perché voi ci date una grande lezione di signorilità, perché vi ricordate delle vostre radici. Che incantesimo è stato questo tuffo nel passato. Anch'io, ai miei paesani d'oltreoceano, dico grazie. Grazie di esistere. Perché nel loro modo d'accogliere e i loro sguardi, sorrisi, io riscopro il mio paese.
Sì, per noi è sempre come quelle che hanno due mamme, no? C'è la mamma adottiva e quella insomma che ti ha visto nascere. E quindi è come tu cerchi di amare tutti e due, cerchi di amare, no? E penso che la cosa è giusta, perché se la mamma che ci ha fatto nascere era in condizione, no, di farci stare discretamente bene, non c'era ragione insomma di andare fuori. Floridia la voglio troppo bene. Fino ad oggi. Non si commuove, non si commuove. Per me Floridia è il mio paese. Sono qui, sono cittadina americana, mi ho fatto cittadina americana, ma il paese mio è sempre il paese mio. Nessuno me lo doveva toccare. Fino ad oggi, io quando vado in Italia mi sento una regina. È un orgoglio. I freudiani uniamo e portiamo la bandiera. Io vado a Floridia 10 giorni e per me è come caricare una batteria. E poi torno per dire tranquillo per un periodo là, per dirmi alzo presto la mattina, cammino, faccio tutto e non ho dolore di ginocchio, non ho dolore di quello, non so cosa sia, sarò pensiero forse, capisci? Floridia è cambiata, Floridia cambia come tutte le città del mondo, le abitudini sono cambiate, un paese diverso non è Floridia che ho lasciato io. Floridia che ho lasciato io era il Floridia perfetto, dove noi dicevamo che di Floridia ce n'è solo uno, gente simpatica, affettuosa, amichevole, generosa. Le cose cambiano naturalmente. Arriva il momento in cui si fa ritorno. Ma questa volta con una nuova consapevolezza. Ero io stesso il mio paese. È qui che sono nato. In questa piazza ci ho passato tutta la mia giovinezza. In questa scuola ho imparato a leggere e a scrivere. Ora so che il mio paese è Ciuridia. Questa sera, alle ore 20 presso lo stadio comunale, si terrà il trofeo Grande Floridia. Ospite d'onore la formazione storica del Floridia Calcio degli anni d'oro. Vi aspettiamo, non mancate. Io la dico a voce, Molino, Portia già Satana, Barbone, Porte, Cerizza, Spadano, Tosi, Pasino, Messina, Bonanno, 13° in banchina, l'allonatore Cacciavillani. E questa formazione ce l'ho a memoria, per me finché che campo nella mia vita. E questa è la mia vita, questa è stata la mia vita.